Dopo grandi tour, successi strabilianti, nazionali e internazionali, giri del mondo, concerti con le più grandi personalità della terra, finalmente nuovi progetti sul mio canale ufficiale Talent. Cominciamo oggi con una nuova serie di video sulla storia della musica. Ho un progetto di lunga durata che vede la divulgazione, la semplicità come il punto chiave per chiunque voglia avvicinarsi a questa materia. Cominciamo con l'approfondire la nascita della musica, se così si può dire, dai primordi fino alle prime civiltà, quella egizia, mesopotamica, per approfondire alcuni aspetti che secondo me sono importanti per capire la storia. Le origini della musica sono ovviamente complesse da rintracciare e più o meno cercheremo di fare un quadro ovviamente molto approssimativo di quello che potrebbero essere state le prime testimonianze musicali dell'essere umano. La musica può essere rintracciata in tutte le culture, dei luoghi e periodi più disparati della Terra. Fonti attestano la sua esistenza almeno 55.000 anni fa, col principio del Paleolitico superiore, e alcuni studiosi ipotizzano la sua nascita in Africa, quando le prime comunità umane conosciute si iniziarono a disperdere sul globo. Alcune testimonianze in questo senso possono essere dedotte da numerosi ritrovamenti in osso e in pietra interpretati come strumenti musicali, come per esempio gli zufoli. Ipoteticamente parlando, la musica in sé è nata più o meno durante i primi istanti della vita dell'uomo, appena esso scoprì la possibilità di produrre rumori nel semplice sbattere ossa contro pietre, per poi trasformare i rumori in veri e propri suoni ideando meccanismi un po' più complessi, magari accostando pietre di dimensioni e massa diverse una accanto all'altra e battendole in successione con un bastone o un osso e producendo così veri suoni di altezza differente e pertanto melodie primordiali con timbro anche differente, melodie primordiali se così si possono definire, che si sarebbero man mano evolute assieme all'uomo creando ciò che ora chiamiamo musica. Si può presumere perciò che le primissime forme di musica siano nate soprattutto dal ritmo, magari per imitare, battendo le mani o i piedi, il cuore che batte, il ritmo cadenzato dei piedi in corsa o del galoppo, o magari alterando per gioco o per noia le fonazioni spontanee durante un lavoro faticoso e monotono, come per esempio il pestare il grano raccolto per farne farina o il chinarsi per raccogliere piante e semi. Per questi motivi e per la relativa facilità di costruzione è molto probabile che i primi strumenti musicali siano stati strumenti a percussione e presumibilmente qualche variante di tamburo. Detto questo, ovviamente, come non parlare degli antichi egizi che hanno fatto sì che la musica cominciasse a diventare un qualcosa di più complesso rispetto a prima e soprattutto più importante per le varie caratteristiche intrinseche alla società dell'epoca. Tra le civiltà di cui si hanno testimonianze musicali c'è quella egizia, dove la musica aveva un ruolo molto importante. La leggenda vuole che sia stato il dio Tot a donarla agli uomini. Tra gli strumenti utilizzati dagli egizi si trovano per esempio la tromba, utilizzata in guerra, i tamburi, il liuto, il flauto e l'arpa arcuata, con un'ampia cassa armonica. Nell'antico Egitto la musica aveva sia funzioni religiose, e veniva infatti utilizzata nelle cerimonie sacre, sia di divertimento e svago. Strumenti più sofisticati dovettero attendere più a lungo. Queste civiltà conoscevano già i principali intervalli tra i suoni, che erano usati come base per alcuni sistemi di scale. Intorno al V millennio a.C. vennero introdotti i primi strumenti musicali, quali bacchette, tavolette e sonagli, utilizzati in rituali totemici. Le danze erano soprattutto propiziatorie alla caccia, magiche, di fecondazione e di iniziazione. Nascono le prime orchestre composite. Effettivamente il fatto che in questo periodo, in questa civiltà, in questa epoca si costruissero i primi ensemble musicali, i primi insieme di strumenti e di voci, dà segno effettivamente di una certa modernità e che è il momento in cui la musica comincia effettivamente a prendere forma. Molto molto interessante è lo svilupparsi di questa durante il periodo della fioritura delle civiltà mesopotamiche. Invece la musica della Mesopotamia seguì le diverse tradizioni artistiche dei popoli che abitarono le terre fra il Tigri e l'Eufrate, fra questi i Sumeri, gli Accadi, gli Assiri e gli Ittiti.
Gli strumenti in Mesopotamia includevano arpe, lire, liuti, flauti e tamburi. Molti di questi erano comuni alle culture limitrofe, infatti, per esempio, le lire dell'Africa orientale e i liuti dell'Africa occidentale, databili allo stesso periodo, conservavano effettivamente alcune caratteristiche degli strumenti mesopotamici. Gli scavi del cimitero reale di Ur, città sumerica, e l'iconografia musicale con cui è riccamente decorata l'architettura della prima Mesopotamia storica lasciano intendere che la musica era probabilmente molto importante nelle forme rituali tipiche della civiltà sumera. Esemplari di basso rilievo del Louvre, provenienti da Lagash, mostrano ad esempio strumenti cordofoni simili all'arpa. Nei testi sacri dell'ebraismo si accenna per la prima volta alla musica, in un riferimento che sembra alludere a un'epoca attorno al 3300-3200 a.C. circa. Fra i testi trovati ci sono i più antichi esempi di scrittura musicale, risalenti al 1400 a.C. circa. In questi frammenti sono stati trovati i nomi di 4 compositori dell'epoca. Quanto sarebbe stato bello poter ascoltare musica di questi popoli, di questi periodi, però ovviamente ci sono alcune ricostruzioni musicologiche, però sono effettivamente un po' approssimative, troppo approssimative per dire che si riesca a ricostruire, si riesca a far sì che rinasca la musica di quel periodo. La strada da fare comunque è ancora molto lunga. Per oggi chiudiamo qua la nostra prima parte di approfondimento e come sempre vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video.